non è facile, non è per nulla facile, signori miei. C'è da mettersi letteralmente le mani nei capelli. Io mi sto augurando con tutto il cuore che siano le solite mosse, manovre di Marotta che cerca di portare sempre un po' tutti a spasso, buttando lì nel calderone queste notizie che poi noi leggiamo, affinché poi magari si convinca chi debba essere convinto. No, sto un po' filosofeggiando alla Spalletti, non va bene. Allora, io lo so, partiamo da un concetto molto... Io lo so, io la posso capire e accettare la frustrazione del tifoso che si vede prendere 5 scoppole in finale e ti manda una roba del genere, ragazzi, dopo che la provi, perché prima la devi provare. Dopo che l'hai provata una roba del genere, sai che sei fragile sotto tutti gli aspetti. Infatti io ancora non credo non credo mi riprenderò su facilmente, subito, immediatamente. Ci vorrà tempo e forse non basterà neanche. Ma io capisco che quindi si può perdere fiducia, meno la stima nei riguardi di un allenatore che poi fino a poco tempo fa addirittura in tanti davano come il miglior allenatore della storia dell'Inter perché l'Inter non l'abbiamo mai visto giocare così bene. Cioè, si passa, come al solito, sempre è un classico, da un eccesso all'altro, da un polo a quello opposto. E non va bene. E non va bene. Posso capire anche tutti quelli che oggi vogliono anche cambiare, vogliono qualcosa di nuovo. Però in tanti sapete in tanti si credono che no, basta. E ti dicono, no, io mi voglio rivolgere a quelli in questo momento. Io mi voglio rivolgere a quelli che basta, io voglio un vincente, un allenatore tosto. Voglio Klopp, voglio Guardiola. Ragazzi, quei tempi sono andati, non esistono. Non c'è Moratti. Non c'è, cioè, io non capisco perché tanti non riescono a capacitarsi della situazione attuale dell'Inter e del calcio italiano in sé. Ragazzi, io sta roba devo mostrarvela perché se no non riusciamo a, ripeto, a valutare il contesto attuale. Cioè, noi banalmente, almeno io banalmente sto qui a dirvi, Inzaghi ogni volta gli hanno fatto il mercato a zero. E qualcuno dirà, sì, l'hai detto mille volte. E ho detto anche delle boiate. Dire che a Inzaghi è stato fatto il mercato a zero in questi 4 anni è dire delle cavolate. Perché a Inzaghi il mercato a zero gliel'hanno fatto l'anno scorso il mercato a zero. Prima per far mercato l'Inter doveva rientrare. Doveva rientrare. Ha dovuto autofinanziarlo cedendo alcuni big di anno in anno a Inzaghi per fare il mercato. Quindi non è neanche vero che a Inzaghi hanno fatto il mercato a zero. Non è neanche vero. Guardatela come sta messo l'Inter in questa tabella qui, no? Quindi il lavoro di Inzaghi sotto il punto di vista del valorizzare la rosa è stato qualcosa di enormemente di successo. Assolutamente. Ma questa è la situazione attuale dell'Inter. Punto. Stop. E dobbiamo partire da questo. E il fatto che, a meno che, ribadisco, non siano dei nomi buttati lì dallo stesso Marotta per mettere un po' di... come analizzavano un po' a Sky, sentivo dei grandi se non sbaglio, che diceva magari no, l'Inter avanza questi nomi così che Inzaghi si trova in qualche modo a dover decidere, anche perché non c'è tempo, si dovrà andare a giocare il mondiale per club e quindi già da domani avremo sostanzialmente, almeno ci auguriamo, un sì o un no definitivo e domani la giornata del grande incontro. Però quello che c'è da capire è questo, che se Inter va via Inzaghi, se ti va bene arriva Fabregas, se ti va bene arriva Fabregas. Per carità, Fabregas, io sarò il primo sostenitore di Fabregas. Cioè, anzi, io trovo sto ragazzo anche brillante nelle sue idee, nei concetti, per come ha giocato il Mons, il Como, fantastico, lo adoro, mi piace. Ma stiamo parlando di scommesse? Ma stiamo parlando di scommesse, che ci piacciono o non ci piace, questa è la realtà. Stiamo parlando di scommesse.
Non è che tu mandi via Inzaghi, ribadisco per andare sul nome sicuro, nome c'è. Parli di un allenatore che anche lui, anche Fabregas, anzi, a maggior ragione Fabregas, un allenatore è chiamato a valorizzare anche i ragazzi nuovi che arriveranno dal mercato, ma profili giovani, perché già Octree ha praticamente delineato il corso, cioè si investirà sui giovani giocatori, andranno valorizzati. Siamo in mano in fondo, ragazzi, questa è la realtà, non è che lo scopriamo oggi, quindi vediamo un po' come va. I nomi sono questi, Fabregas che poi si deve liberare dal Como, altrimenti Vieira, Kivu, si parla di Zerbi, non lo so, io di certo mi rivolgo, ripeto, a tutti quelli che non danno nessun credito ormai più ad Inzaghi, di certo non vedo un upgrade, magari sul lungo periodo, perché no? Perché no? Sì, ribadisco, perché poi gli allenatori formano esperienza e tutto quello che è, però dopo un solo anno di Como, io non lo so quanto tu possa anche pretendere dallo stesso Fabregas, cioè gli dovrai dare del tempo. Non è che poi l'anno prossimo, visto che il problema di Inzaghi è che non vince lo scudetto, non è che l'anno prossimo chiediamo a Fabregas di vincere lo scudetto, perché se già partiamo così non abbiamo capito niente. Se già partiamo con quest'idea, già l'abbiamo bruciato l'allenatore. Cioè, per farvi capire, no? E ribadisco, mi rivolgo a quelli che oggi vogliono Inzaghi fuori dall'Inter. Non pensate che il futuro senza Inzaghi sia così roseo, sia così sfavillante. Si arriverà di nuovo facilmente in finale di Champions League e gli scudetti li vincerai. Non pensate che sia così, ecco, perché se pensate questo, state vivendo in un mondo un po' illusorio, un po' di illusioni, meno concreto, meno fattibile, ecco. Questo è il discorso. E questo è. Perché oggi va bene, io non sono mai stato uno di quelli che ha detto Inzaghi è veramente il migliore della storia dell'Inter. No, assolutamente no. Per carità, però ha fatto un lavoro enorme all'Inter. Poi assolutamente anche lui le sue colpe, anche lui in 4 anni praticamente un solo piano di gara. Ci sono cose sicuramente che si possono migliorare, implementare, anche lui che dovrà limare, tutto quello che vi pare. Ma se giudichiamo veramente negativo il quadriennio di Inzaghi all'Inter, vuol dire che non abbiamo chiaro proprio lo stato attuale delle cose. Perché se tu non hai chiaro lo stato attuale delle cose, va bene. Cioè, se qua parliamo dell'Inter di Moratti che non vince una mazza e di anni e anni fa investimento su investimento, non vince niente, ed è anche capitato, allora posso capire che dopo 4 anni tu lo devi mandare via. Ma se questo in 4 anni ti risana il bilancio, anzi, forse questo è il primo anno in cui potrei andargli a spendere quei 50-60 milioni, e qua parliamo di un allenatore che non ha fatto bene all'Inter. Ragazzi, lasciate stare proprio col pallone in generale, cioè lasciate stare. Poi posso capire la preferenza, voglio cambiare per sperimentare. Sì, sì, ma non venitemi a dire che Inzaghi ha fatto male, perché se partiamo da questo concetto, stiamo ribadendo, stiamo dicendo delle inesattezze, tutto qua. E vediamo, io aspetto con fermento la giornata di domani. Io l'aspetto veramente per valutare un po'. Ribadisco, queste notizie che arrivano delineano un po' il corso dell'Inter, la prospettiva futura dell'Inter. Cioè un futuro dove dovrai vedere un po', cioè lavorare, valorizzare quello che ha. Cioè, è questo quello che fanno anche un po' tutte le altre società, per carità di Dio. Dovrai essere molto bravo. E per fortuna, la nostra fortuna finora è stata di aver avuto gente come Marotta, come Ausilio, che sanno quello che fanno, quindi anche in questo caso andrà via Inzaghi, ce ne faremo una ragione. Virano su Fabregas, vuol dire che l'hanno scelto loro e io mi fido di loro, che sia chiaro. Però allo stesso tempo oggi Marotta e Ausilio sono quelli che si stanno, ma oggi Marotta e Ausilio sono quelli che stanno sperando che Inzaghi rimanga, non pensate che oggi Mauretta e Ausilio siano quelli che sperano che vada via? No, non è così. Cioè, quindi io mi ribadisco ancora una volta, mi sto rivolgendo a tutti quelli che pregano che Inzaghi vada via.
mi rivolgo a loro e quasi mi verrebbe da dire, ma che state, ma veramente fate? Cioè, questo è il discorso. Vediamo signori miei, vediamo un pochettino e speriamo sempre per il meglio. Valutiamo di volta in volta e niente. Non l'ho detto all'inizio video, lo dico adesso, se volete lasciate il pollicione, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, scampanellate per rimanere aggiornati. Fatemi sapere cosa ne pensate voi signori miei, un grande abbraccio da Nischio.